Buongiorno a tutti e bentornati, grazie per aver aperto questo video. Oggi siamo sul secondo episodio di Malta. In questo video andremo a fare un'escursione di circa 5 ore vedendo bei panorami, animali, insetti e andremo a scoprire di più sulla vera essenza di questa piccola isoletta purtroppo mangiata dal turismo di massa. Il nostro viaggio oggi parte dalla Windrose Giant Weather Vane, non altro che una bandieruola del vento molto particolare a forma di gatto stilizzato, sotto la quale si trova il punto panoramico sulla scogliera per la Grotta Blu. Il pezzo di strada che vedete in questa foto è lungo circa 200 metri ed è l'ultimo pezzo di strada fino all'inizio del sentiero. Già prima di iniziare il sentiero saltava subito all'occhio la vegetazione di Malta, quindi una vegetazione arbustiva, mediterranea, resistente, proprio particolare di questa zona qua. Sempre prima di iniziare il sentiero ho trovato un po' nascosta questa bellissima statuetta della Madonna incastonata in una casetta di sasso diroccata. Questo piccolo angolo religioso sorgeva, come si vede, a ridosso di uno strapiombo sul mare con un bel panorama. Ho visto poi poco dopo questa macchina d'epoca abbandonata e arrugginita. Diciamo un po' che quello che si percepiva come se tutto fosse fermo nel tempo. A me quello che è piaciuto tanto di questa giornata, come la giornata dello scorso video, è che finalmente ero riuscito a fare riposare la mia testa dopo giorni stressanti nel traffico e nei rumori della Malta turistica. Iniziamo quindi questo viaggio che costeggerà la scogliera tutto il tempo. Come si vede dal video, infatti, il sentiero era a metà altezza tra il mare e la parte più alta, che però era pianeggiante. In alcuni punti, guardandoti in alto, avevi l'impressione di avere un'enorme massa di sasso che si stava per sganciare sulla tua testa proprio. Ed eccoci quindi subito ad arrivare al primo dei 3 dettagli che più mi sono piaciuti di questa camminata. Ad un certo punto, dove il sentiero rientrava, ho trovato una pozza d'acqua artificiale con tante piante. Chi mi conosce sa che ho questa passione per le pozze d'acqua trovate in giro a caso e ogni volta mi fermo sempre molto a guardarle per cercare se ci sono animaletti, pesci o comunque qualcosa di interessante. Anche solo le piante mi piacciono davvero tanto. L'acqua era molto limpida e c'erano molte alghe sul fondo. Guardate anche questa Pallenis spinosa che ricorda molto la stella alpina, ne ho trovate tante durante il sentiero e ho visto che è una pianta tipica di queste zone aride di Malta. Vi voglio proporre anche un pezzo di sentiero dove compaiono questi cespugli rosso intenso che purtroppo dal video non rendono molto. Stavamo camminando già da un po' quando a un certo punto troviamo una diramazione sulla sinistra e pensavamo fosse quella che portava alla grotta della Madonna. Una cava nella roccia molto buona per fare snorkeling. Premessa, c'è da dire che questo posto avevamo pianificato di visitarlo prima di iniziare con l'escursione, quindi volevamo arrivare lì. Il punto è che non si riuscivano a trovare molte informazioni a riguardo su internet. Decidiamo quindi di prendere questa diramazione sulla sinistra, scendiamo e al contrario non c'era nessun accesso al mare, purtroppo solo per pochi metri, ma abbiamo visto comunque delle belle cose. Per esempio questi cristalli nella roccia. Cercando un po' online ho visto che potrebbe trattarsi di calcite cristallizzata oppure, rimanendo in tema, questa piccola conca sul mare di rocce nere. Molto carina anche questa piantina simile alla salicornia e altri fiori in generale. Camminando qualche minuto abbiamo finalmente incontrato una spiaggetta. Era molto piccola, io mi sono fatto un bagno veloce. Purtroppo l'acqua era un po' fredda, ma soprattutto era difficile entrarci, nel senso che l'accesso all'acqua non era graduale, quindi mi sono dovuto tuffare fino alla pancia subito ed è stata un po' una sofferenza. Ritorniamo su da dove eravamo scesi e la fame iniziava a farsi sentire. Aggiornamento sentiero tortuoso, ce lo stiamo rifacendo tutto in salita, per di più con delle bellissime Vans quindi non proprio il massimo, però si va, si molla. Tornando su mi sono fermato ancora a fare 2 foto a questi fiori viola, ne abbiamo trovati tanti e dopo pochi metri ancora, attraversando questo passaggio stretto che si vede appena in video, siamo finalmente arrivati sul punto più alto. Tra la camminata, pausa foto e pausa bagno eravamo a circa 4 ore da quando eravamo partiti.
ed il senso di libertà in quel momento era davvero indescrivibile. Chi va in montagna lo sa meglio di me, quello che si prova ad essere in cima e ad avere uno strapiombo di decine o a volte centinaia di metri sotto di te è davvero particolare. Mi ha ricordato un momento in cui mi trovavo in Turchia, nella regione della Cappadocia, ed avevo attraversato a piedi la valle dei Piccioni. Ad un certo punto si giungeva sulla sommità di questi enormi speroni rocciosi che costeggiavano sui due lati la valle e sotto di me era il vuoto totale. Purtroppo, per fortuna, quando andai in Turchia mi godetti il viaggio al 100% senza perdere tempo a registrare, vivendo quindi appieno l'essenza di quell'escursione. È incredibile vedere come ci sia una crepa proprio nella roccia che va giù profonda e che corre per metri e metri e metri e metri e metri, come se non so quanti anni fa si sia spaccata nel mezzo. Come avete visto ho iniziato anche a registrare video sul posto, purtroppo non sono ancora microfonati quindi non si sentirà benissimo, però presto lo saranno. Tramite questo piano rialzato abbiamo raggiunto il punto da cui eravamo partiti in circa un quinto del tempo rispetto all'andata. Bene, chiudiamo la terza parte del video con la cosa che più mi ricorderò di questa escursione, ovvero l'origano. È incredibile come in questo posto sia pienissimo di origano selvatico. Guardate qua, questo è tutto origano. Prendo il rametto, wow, e ha un profumo che non è assolutamente equiparabile a quello che compra al supermercato. Guardate anche la terra di che colore rosso, è probabilmente caratterizzata anche da una forte presenza di ferro nel terreno. Wow, bellissimo. Qui c'è dell'altro origano, ancora origano, anche qui origano, anche qui anche, qui. Ok, in sostanza ogni cespuglio verde di questi che si vede è origano selvatico. Bellissimo. Salutiamo quindi ancora la nostra banderuola del vento a forma di gatto e dirigiamoci alla nostra macchina parcheggiata a bordo strada per mangiare un panino mezzo vuoto, ma non senza prima staccare una foglia di cactus da portare a casa e mangiarci. Il giorno dopo andiamo alla Blue Lagoon, una caverna naturale a cielo aperto scavata nella roccia calcarea con acqua cristallina di colore turchese intenso. Anche questa molto buona per fare snorkeling. È spesso usata per fare escursioni in kayak, profonda 6 metri all'interno e si accede dalla spiaggia di Tal Kurol, sempre con il kayak, a nuoto o anche tuffandosi dentro semplicemente. Una volta che ero pronto con l'attrezzatura sono sceso in acqua. Come si sentirà dal video il mio respiro era molto forte, questo perché l'acqua era freddissima. Non so quanti gradi ci fossero, però poco importava perché io volevo a tutti i costi immergermi per andare a visitare quella grotta. Come vedete da queste immagini e da quelle che passeranno tra poco era pieno di pesci di medie e grandi dimensioni. Mi stavo abituando all'acqua fredda e la nuotata stava procedendo bene, oltretutto c'era la mia ragazza a riva a filmare, ogni tanto riprendevo qualcosa, quando il mare ha iniziato ad intensificarsi. Le onde ti spingevano contro gli scogli appuntiti ed era quindi davvero pericoloso. Oltretutto, come ho detto, era nuvoloso e stava iniziando a minacciare temporale. Non so se si sentirà qualcosa, ma volevo andare a visitare, a nuotare dentro quella piccola insenatura. Il problema è che il mare si sta facendo molto mosso e quindi un po' troppo pericoloso. Dopo questo simpatico video ho fatto ancora qualche metro per poi arrendermi e tornare indietro definitivamente.
Ho comunque visto un berriccio, un cetriolo di mare, un sarago che è schizzato via appena mi ha visto e una tracina. Per chi non lo sapesse, la tracina è uno dei pochi pesci velenosi del Mediterraneo. Vive sotto la sabbia e ha delle spine velenifere sul dorso. Se calpestata infatti provoca dolore acuto e gonfiore, ma anche febbre, nausea o spasmi, fino addirittura allo shock anafilattico. Ormai ero sulla via del ritorno e dopo aver filmato ancora qualche pesciolino decido di uscire. Ma ecco un ultimo incontro inaspettato con questo bellissimo granchio. Purtroppo ho sto problema con gli insetti, i crostacei e piccoli animali in generale che devo prenderli per ammirarli meglio da vicino. Poi ovviamente il granchio è stato rilasciato ed è tornato tra gli scogli. Siamo giunti alla fine di questa seconda giornata, ma prima di andare a casa abbiamo deciso di visitare un avamposto della seconda guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale Malta ha avuto un ruolo importante nel Mediterraneo. Grazie alla posizione strategica tra Sicilia e Nord Africa aveva il controllo sulle rotte navali aeree. Fu usata appunto come base dagli alleati per monitorare i movimenti delle forze dell'asse, attraverso radar e punti di osservazione. È stata pesantemente bombardata dalla Luftwaffe e dalla Regia Aeronautica Italiana. Lo scopo era quello di distruggere porti, aviazione e infrastrutture militari, ma nonostante questo resistette, permise agli alleati di avere una presenza offensiva nel Mediterraneo e influenzò pesantemente l'esito della campagna militare in Nord Africa, sconfiggendo le forze dell'asse. Adesso una piccola riflessione mia personale. Quando mi trovo in questi luoghi non posso che nutrire un profondo rispetto per chi è morto esattamente lì, dove ero io, dove qualche decina di anni fa si sentivano spari, bombe, odore di morte, e ora è come se tutti questi uomini e ragazzi obbligati a combattere abbiano finalmente trovato la pace in un silenzio assoluto e infinito, disturbato solo dalle onde del mare e lo stridio di gabbiani. Da quelle feritoie venivano lanciati proiettili con lo scopo di uccidere persone. Ed io c'ero davanti. Questo mi fa sentire stupido per tutte quelle volte in cui mi sono lamentato per cose futili, quando invece dovrei sentirmi dannatamente grato di poter vivere. Detto questo, si concludono qui i due video su Malta, su questa isoletta così caotica ma allo stesso tempo così calma. Da questo viaggio mi porterò dentro tanto, soprattutto questa escursione bellissima come il giorno in cui passeggiando ho trovato un camaleonte. Finisco il video chiedendovi, se lo desiderate, di condividerlo con più persone possibili. Per me sarebbe di grande aiuto in quanto mi darebbe una mano ad emergere nel tempo, il che è molto difficile. Quindi grazie ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!